Juventus-Inter 2-0, i gol di Rabiot e Fagioli decidono una partita che per me, Simo, è veramente difficile da definire, perché sono veramente molto arrabbiato, molto amareggiato per come si è chiusa questa partita, per quello che è stato l'atteggiamento dell'Inter soprattutto. Sono molto amareggiato perché era una partita in cui secondo me l'Inter ha dimostrato di essere più forte di questa Juventus, ha dimostrato che con la cattiveria agonistica e la voglia di vincere questa partita la dovevi chiudere nel primo tempo, invece no, invece sbagli tante occasioni, concedi all'avversario il giusto, il minimo indispensabile e loro ci puniscono. Noi siamo andati troppo di fioretto, spuntati e siamo stati di fatto ingabbiati perché abbiamo commesso tanti errori, loro hanno fatto la partita che una squadra che capisce di essere meno forte fa contro l'Inter. E la cosa che mi fa molta rabbia è che facciamo resuscitare questa squadra, non è la parola corretta secondo me, perché comunque erano in trend positivo già da una serie di partite, però con questi 3 punti ci passano davanti, non credo abbiano dimostrato di essere più forti di noi, secondo me, però a noi è mancata quella cattiveria che contro questo avversario devi tirar fuori per forza. Cioè, squadre come il Monza, vedevo citare il Maccabi Haifa, hanno visto nella Juventus il gigante ferito da poter andare ad aggredire, cosa che potevamo e dovevamo fare anche noi, e invece è successo un po' il contrario. Sì, c'è poco da dire. Guardando sulla carta non sarà la Juve più forte di tutte, però nonostante questo ti ha battuto e dico anche meritatamente, perché poi se il conto delle azioni da gol potenzialmente importanti è a nostro vantaggio, in questo caso non è un fattore positivo, ma è un fattore fortemente negativo. La Juve ha avuto un tasso di realizzazione quasi del 100%, cioè di tiri importanti ne ha fatti 4, 2 gol, un terzo annullato e un palo. Cioè meglio di così non poteva fare. L'Inter ha avuto 5 occasioni enormi, le ha sprecate tutte e 5 per colpe, diciamo, differenti ogni volta, però sta di fatto che è l'ennesimo copione delle partite che l'Inter non vince. Primo tempo dove giochi meglio, puoi andare avanti di 2 gol senza problemi, ripresa crolli. Di scudetto non parlo nemmeno perché già prima, lo dicevamo anche in cronaca, la via era talmente stretta da essere quasi impraticabile. Adesso lo è ancora di più, anche perché banalmente se non vinci mai un big match o comunque una partita contro squadre che sono davanti a te in classifica, lo scudetto non hai proprio la statura, diciamo, per vincerlo. Il grosso problema nasce dal fatto che l'ennesimo big match perso all'alba di un periodo in cui di big match te ne trovi più di uno, perché adesso avremo l'Atalanta e il Napoli dopo il Bologna, e quindi non lo so, si fa veramente difficile commentare queste ennesimi risultati negativi, diciamo così. Sì, sì, stavo leggendo anche tanti commenti. Io sono piuttosto combattuto nell'analisi di questa partita, perché è vero, se vai a guardare gli episodi, è chiaro che con i se e con i ma non si fanno le partite, non si vincono le partite ed è abbastanza ovvio e scontato. Però l'Inter ha creato i presupposti. L'Inter poteva fare una partita simile. Io rivedevo nella gara di oggi l'opportunità di ripetere una partita come quella dell'anno scorso a Roma contro la Roma, in cui arrivavi con una dose di tensione dovuta ovviamente all'avversario forte che andavi ad affrontare, ma l'opportunità di mettere in campo tanto valore, perché l'Inter ce l'ha, fare una grande prestazione e chiuderla già nel primo tempo. E l'Inter sostanzialmente oggi poteva far questo, perché nel primo tempo i presupposti li hai avuti. Poi magari adesso, Simo, se vuoi riepilogare le occasioni per far vedere l'andamento della gara, così. Però che cos'è a me che fa molta rabbia? E purtroppo credo che questo sia un po' lo specchio anche dell'allenatore, il riflesso sulla squadra, di un Inzaghi che dal punto di vista della motivazione e del carisma, lo abbiamo visto già, non lo scopriamo oggi, gli manca quello step in più che deve fare l'Inter, dal punto di vista proprio della cattiveria e della fame di vittoria. E oggi quella cosa io non l'ho vista, sinceramente. Le occasioni le hai create, sì, ma perché sei nettamente più forte. Appena hai messo 2 o 3 passaggi in fila, sei arrivato in porta e hai creato i presupposti per andare in gol. Quando hai lasciato il gioco alla Juventus, hai visto che si mettevano in difficoltà da soli nella costruzione dal basso. Poi, se non segni non vinci, verissimo, se sbagli le occasioni è chiaro che non puoi prendertela con l'allenatore, però a me oggi l'anima dell'Inter
vogliosa di andare a dominare questa partita e azzannare la Juventus non l'ho vista. Per me questa è un po' la trasposizione dell'allenatore sulla squadra, e quindi questa è una critica che sicuramente faccio all'allenatore, in generale a tutta la squadra ovviamente, però ecco, il big match va vinto, ma devi anche dare una dimostrazione di forza. Oggi potevi fare entrambe le cose e non l'hai fatto. Sì, perché il big match, a differenza delle partite contro squadre meno forti, molto spesso non basta per vincerlo, mettere in campo la tecnica. Quella è un po' al primo posto per come vedo io il calcio, però non basta, ci vogliono tanti altri fattori. Contro le squadre meno forti è sufficiente anche la tecnica, che magari non ti accorgi nemmeno se manca qualcos'altro. Nel big match ci vogliono tante altre cose. Il momento di svolta, paradossalmente, poteva essere il gol annullato dal VAR, che è un Esatto, enorme colpo di esatto. fortuna per l'Inter, perché di fatto non c'è una cioè non è che fa il gol grazie all'irregolarità, è questa regola che giustamente se prendi la palla con la mano non puoi fare gol, ma di fatto il gol era costruito in maniera normale, tra virgolette, non so se mi spiego. E lì devi tirare fuori una fame incredibile dopo che hai la botta di fortuna che ti annullano il 2-0 che di fatto ti avrebbe ucciso. E invece no, non combini comunque nulla. Il secondo tempo è stata una lenta agonia verso un 2-0 che era già scritto. Io non so quanti di quelli che stavano guardando la partita diciamo si aspettavano questa cosa, ma la sensazione era quella, no? Dopo aver subito il primo gol, non avevi mai la sensazione di riuscire a raddrizzarla, anche se hai avuto per esempio l'occasione di Lautaro al 74esimo che viene imbeccato da Correa e ancora una volta calcia non in maniera decisa e precisa e non fa gol. E questa è un po' la sintesi di quello che dicevi tu, cioè l'Inter a livello tecnico è una squadra forte, ha un gioco che quando gira è bello ed è anche efficace. Nei big match dove non sempre basta questo, non hai la forza mentale di metterci dall'altro e non hai un allenatore che a quanto pare ti sa aiutare a dare qualcosa in più. E questo è il motivo per cui tanti big match non li vinci. Se ti si impacchettano bene, li vinci. Anche l'anno scorso è successo. Tanti altri dove devi metterci qualcosa in più, non ce la fai. E ti ritrovi con 5 sconfitte in 13 partite. Non hai anche un'altra cosa, ahimè, mi sembra abbastanza evidente. Le altre squadre che ci precedono hanno più facilità nel trovare anche la giocata singola che sblocca la partita. Da noi Quello. la stava per trovare Cialanoglu con quel tiro da fuori parato da Szczęsny che poi va sulla traversa, ma difficilmente abbiamo la fiammata che decide la partita se non in rare occasioni. Questa cosa la stiamo pagando veramente tantissimo. Simo, non so se hai un attimo le occasioni rapidamente da riepilogare e poi parliamo un po' dei singoli anche. Sì, è incredibile perché il primo tempo è tutto di marca Inter sostanzialmente, tolta quella mezza rovesciata di Bremer vicino alla porta, sono solo occasioni dell'Inter di cui 2 enormi, una con Dumfries e una con Dzeko secondo me, che da 2 passi tirano fuori e alto. Nella ripresa al contrario c'è una traversa di Çalha al 47esimo, che è l'occasione più grande del secondo tempo, l'occasione di cui parlavo prima di Lautaro al 74esimo imbeccato da Correa e poi solo Juve. Gol di Rabiot al 52esimo, gol di Danilo annullato al 63esimo, palo di Kostic al 77esimo, gol di Miretti all'85esimo e miracolo di Onana su Correa all'87esimo. Cioè, due tempi che sono Su uno su Chiesa. su Chiesa, scusami, uno l'esatto opposto dall'altro. Quando tu arrivavi da un primo tempo dove hai fatto meglio, quindi potevi arrivare con anche la serenità mentale di dire ce la faccio. Prendi gol, devi metterci in campo la cattiveria e la grinta per ribaltarla, niente di tutto questo. È veramente disarmante commentare una prestazione simile. È veramente, veramente dura l'Inter che in questo momento 8 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte, 25 gol fatti, 19 subiti. Questi sono i numeri dell'Inter in questa prima parte di campionato. Sicuramente lo scudetto ce lo dimentichiamo, adesso il focus è sul quarto posto che pure si fa sicuramente difficile. A livello di singoli, Simo, io forse da stasera ne salvo, non forse, sicuramente ne salvo veramente pochi. Tra questi ci metterei Onana che ci ha evitato di prenderne ancora di più, perché comunque 2 parate importanti le ha fatte, pur avendo subito 3 gol sostanzialmente, se consideriamo quello annullato, dove però non ha troppe colpe secondo me. Più di tutti mi è piaciuto Mkhitaryan probabilmente, è stato quello che ci ha messo di più secondo me in interdizione, anche in gioco, in costruzione, insieme a Çalha che un po' era calato durante il corso del secondo tempo. Credo che questi siano
i nomi da sottolineare secondo me. Di Marco poco coinvolto, Dzeko e Lautaro veramente spuntati, in più su entrambi pesano occasioni da gol fallite, Dzeko lo stesso di testa da pochi passi, Lautaro lo hai detto tu. Mi sento di bocciare in maniera piuttosto pesante Dumfries. Lo abbiamo sempre difeso, quest'anno però sta facendo nettamente male, lo abbiamo sempre sottolineato e anche stasera ha sbagliato praticamente quasi tutto quello che c'era da sbagliare, soprattutto in fase offensiva, a dire la verità, perché dietro è riuscito a contenere abbastanza bene Kostic, è riuscito a fare abbastanza bene, però in una partita che devi dominare una squadra come l'Inter, che è votata anche al voler controllare il gioco, Dumfries sta sbagliando veramente troppo e tecnicamente al momento non è all'altezza. Quindi lo boccio sicuramente in maniera netta. Sì, sono d'accordo. Purtroppo c'è poco da dire. Dumfries me lo sto tenendo per me da un po' di tempo, perché non mi sembrava neanche corretto dirlo, però ho sempre più la sensazione quest'anno che serva davvero un esterno diverso, che abbia più tecnica e anche a costo di perdere qualcosa nel fisico e nelle doti in cui Dumfries eccelle, ma per come gioca l'Inter dopo che hai perso Perisic, secondo me Dumfries diventa più limitante che altro, rispetto all'anno scorso dove invece era uno dei tanti, ci poteva tranquillamente stare. In ogni caso, a parte Dumfries, che abbiamo commentato, poco da salvare come dicevi prima. Lo stesso Çalhanoğlu sì, ha fatto benino, poi è un po' calato. Da Barella ci aspettavamo continuità dopo grandi prestazioni recenti e invece anche oggi ha fatto un po' fatica, o comunque è andato anche lui un po' a fasi. Ehm, Basta. Cioè gli altri fatico davvero a trovare qualcuno da poter salvare. Cerchiamo di ripartire da Bologna e poi a Bergamo con l'Atalanta, sarà importantissimo. Stasera è giusto criticare la prestazione secondo me, però da qui al prendere come presupposto questa partita per ricominciare con tanti discorsi di retrocessione, cacciamo questo, cacciamo quell'altro, secondo me ce ne passa. So che molti ad ottobre hanno dovuto rimettere dentro i commenti che si erano preparati perché abbiamo fatto fin troppo bene e adesso non vedono l'ora di poter tornare fuori, però è oggettivo che oggi abbiamo ancora una volta fallito quello step che ci aspettavamo dall'Inter e siamo molto arrabbiati per questa partita. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, aspettiamo, diteci chi salvate e chi invece è stato il peggiore in campo secondo voi. Iscrivetevi al canale tutti i giorni in diretta alle 19:30 e a parte le pagelle con le valutazioni dei tifosi.